Ciao a tutti, oggi ti propongo un'altra idea per una crostata scenografica e golosa, la crostata a pois. Tanti cerchietti di pasta frolla adagiati l'uno accanto all'altro e ripieni con le marmellate che preferisci. Io ho usato delle marmellate biologiche ai limoni e ai lamponi. Trovi gli ingredienti anche nell'info box sotto il video e nel blog e adesso realizziamola insieme. Metto la farina all'interno di una terrina, poi grattugio il burro freddo che ho tenuto nel congelatore per 10 minuti con una grattugia a fori larghi. Grattugiando il burro in questo modo otterrò in pochi istanti un composto sabbioso. Adesso aggiungo lo zucchero, poi un pizzico di sale, un cucchiaino di lievito per dolci e la scorza di un limone non trattato. Mescolo con una forchetta e posso aggiungere le uova. Uso delle uova biologiche a pasta gialla. Inizio ad impastare con la forchetta e poi con le mani. Ottengo un composto morbido e compatto. Lo trasferisco sul piano di lavoro e senza lavorarlo ulteriormente lo copro con della pellicola alimentare, lo schiaccio bene e lo ripongo nel frigorifero perlomeno per 30 minuti. Trascorso il tempo di riposo, riprendo il mio panetto e lo divido in due parti. Per realizzare la base della crostata ne prendo un po' meno di metà. Sistemo la frolla su un disco di carta forno del diametro di 27 cm e la stendo col matterello. Una volta formato il disco lo adagio nella tortiera per crostate del diametro di 22 cm. In tal modo in automatico si formerà anche il bordo. Eventualmente ritaglialo e livellalo se ci dovessero essere degli eccessi di frolla. Adesso prendo l'altra parte di frolla, la sistemo su un foglio di carta forno infarinato e la stendo col matterello. Cerco di ottenere un rettangolo molto preciso. Le dimensioni del rettangolo dovranno essere 24 cm x 28. Copro la frolla con della carta forno. La faccio scorrere su un vassoio e la metto nel congelatore perlomeno per 10-15 minuti. Adesso tolgo la frolla dal congelatore che nel frattempo si è solidificata e la taglio in tante strisce dello spessore di 2 cm l'una. Taglio le strisce dal lato che misura 28 cm. Poi divido in tre parti il lato che misura 24 cm e ottengo delle strisce lunghe 8 cm. Adesso prendo i pezzetti di frolla e formo degli anelli, dei cerchietti e poi li adagio sulla tortiera, uno accanto all'altro.
Mi raccomando, tieni la frolla nel congelatore prima di realizzare i cerchietti, altrimenti ti sarà impossibile farlo, andranno a collassare. Quindi se noti che la frolla mentre stai realizzando gli anelli diventa più morbida, mettila nel congelatore per 10 minuti e poi procedi. Ho finito di sistemare tutti i cerchietti all'interno della tortiera, adesso posso farcirli. Io metto delle marmellate biologiche ai lamponi e ai limoni. Alterno le marmellate all'interno dei cerchietti e procedo in questo modo fino a farcirli tutti. Una volta farciti tutti i cerchietti, riempio gli spazi con la marmellata ai limoni. E per non sprecare la poca frolla che mi è avanzata, realizzo dei piccoli cerchietti con un coppapasta del diametro di 1 centimetro. Li sovrappongo sul bordo della crostata, l'uno accanto all'altro. E posso infornare nel forno già caldo, statico a 180 gradi per 40 minuti. Io metto la crostata nel primo livello del forno partendo dal basso. Ed ecco la mia crostata pronta. A questo punto puoi spolverizzarla con dello zucchero a velo oppure spennellarla con della confettura. Io ho preferito lasciarla così al naturale. E guarda che spettacolo, il taglio e l'assaggio. Il taglio è perfetto, come anche la cottura. La pasta frolla è friabile e delicata, al profumo di limone, e questi bicchierini pieni di confettura che quando li mangi ti esplodono in bocca. Ti consiglio di andare a vedere anche altri tipi di crostata che ho proposto, tipo la crostata a biscotto e la crostata a pasticcino. Spero che anche la crostata a pois ti sia piaciuta. Un abbraccio, a presto!